Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e anche all'IT che piace a me, alla tecnologia, ok? Che piace spero anche a voi. E in questa settimana continuiamo a parlare di intelligenza artificiale perché ci sono un casino di cose, alcune me le dimentico, e quindi cerco di andare avanti su alcuni aspetti che ritengo interessanti di questo mondo, ok? E quindi andiamo subito a vedere tramite le mie fantastiche slide un po' la situazione qual è. Allora, tempo fa, quindi all'inizio di quest'anno, iniziai la mia avventura con un carciofo di PC, una specie di HP molto piccolo, che si chiamavano microserver, in cui avevo ficcato dentro un Nvidia Quadro per iniziare questa avventura nel mondo dell'intelligenza artificiale e testare localmente appunto i modelli AI. Questa macchina era appunto niente di speciale e comunque funzionava, cioè non aveva problemi e tra l'altro io avevo fatto un ambiente containerizzato sfruttando Proxmox, ok? Quindi Proxmox come soluzione di virtualizzazione è una VM al cui interno avevo dedicato una scheda video in pass-through. Chiaramente poi generosamente mi è arrivata a disposizione la bestia, che non è altro che un Apollo, quindi sempre HPE 6500 Generation 10, con a bordo 8 schede Nvidia RTX 8000 da 48 GB di RAM, una bestia stratosferica con 2 Xeon da 16 core e 400 GB di RAM, una roba micidiale. E sempre su questa macchina ho installato Proxmox, ho creato una VM dando in pass-through 2 schede video Nvidia per testare un po' di software, tra cui il nostro Ollama, che lo vedete bello incazzato qua con le fiamme perché su questa macchina va che una rippa, ok? Ma che cos'è Ollama? Allora, all'inizio avevo anche fatto vedere dei video, e magari ve le posto qua sopra, in cui spiegavo un pochino le mie avventure iniziali. E Ollama pensavo fosse un inference engine o un inference server, cioè un qualcosa che ci permettesse di far girare i modelli, quindi le basi di dati delle intelligenze artificiali. In parte è vero, ma non è chiarissimo dal loro sito, ma alla fine Ollama è un wrapper per LLLama C++. Ok, LLLama C++ effettivamente è un engine inference che ci permette di utilizzare i modelli che sono disponibili open source per farci un po' quello che vogliamo. Il wrapper Ollama ci permette di fare che cosa? Di essere più veloci nel installare tutto quello che ci serve per poter utilizzare la nostra intelligenza artificiale locale, ok? E quindi cosa ci serve? Ci serve alla fine un container Docker su cui andare a eseguire Ollama e poi i nostri modelli, ok? Quindi è abbastanza semplice, lo possiamo tra l'altro installare su qualunque nostro dispositivo, che sia un server, che sia un laptop o un desktop. Perché Ollama alla fine, perlomeno per il momento, è la soluzione che preferisco, perché è Docker based. Non mi chiedete perché quasi tutti i video su YouTube partono con Python, Conda e schifezze varie per installare tutti gli ambienti, librerie, roba del genere. A me non piace, a me piace avere il container bello pulito, poi dentro ci mettiamo le schifezze che vogliamo, però almeno il mio sistema ha i blocchetti degli oggetti che voglio far girare senza inlopeciare tutto l'ambiente, ok? Detto ciò, ok, preferisco Docker Ollama perché è containerizzato, non c'è solo lui che è containerizzato, però ci permette di scaricare in maniera semplice i modelli che voglio testare, ha una command line interface, quindi da shell noi possiamo interagire direttamente con Ollama e quindi lui è un server e poi ci sono delle command line che ci permettono di interagire. REST API, quindi possiamo sfruttare Ollama come motore per far girare i nostri software
e nelle varie versioni di Ollama alla fine stanno iniziando a essere più compatibili con le Open API, che sarebbero scusate, non le Open API, ma sarebbero le Open AI API, quindi quelle di che ne so, ChatGPT, ok? Ecco. In modo tale che i prodotti che stanno usando le librerie di ChatGPT possano anche interagire con Ollama senza andare a cambiare metodo di discussione, no? Cambiare le API, eccetera. E poi ci sono veramente tanti progetti intorno a Ollama che possono già integrarsi in questo sistema. Quindi per adesso è interessante utilizzare Ollama, ok? Anche se c'è un po' di diatriba dietro al fatto che gli sviluppatori di Ollama non citano o perlomeno non esaltano abbastanza il motore che poi fa girare il modello, che è l'Llama C++. Ci sono state tantissime release da quando ho iniziato la mia avventura, ma degne di nota che hanno portato questo progetto ad evolvere, secondo me, sono per esempio quella che vediamo qua davanti, la prima milestone interessante raggiunta con la versione 0.1.26 di Ollama, e la possibilità di caricare dei modelli di tipo embedding, cioè dei modelli che ci permettono di trasformare il testo che noi gli diamo in pasto in vettori da poi aggiungere, no, alla nostra intelligenza artificiale per poi interagire con dei dati che sono locali. Questo è il classico esempio di una soluzione RAG, ok? Abbiamo bisogno di un qualcuno che converta i documenti in vettori e poi riutilizzarli per farci delle domande sopra, ok? Quindi questo qua è veramente, almeno per me era interessante e molto importante, perché a questo punto io uso Ollama per fare chatting, sommarizzazione, ma anche per fare la funzione di embedding dei miei documenti. Il grande passo in avanti che è molto degno di nota proprio nelle ultime settimane è la versione 0.1.35, che introduce il concetto di concorrenza delle chiamate. Sì, perché fino ad oggi Ollama era in grado di gestire solo una chiamata per volta, e quindi noi potevamo interagire tramite le CLI, potevamo agganciarci alle CLI, ma se io richiedevo una cosa, tutte le altre sessioni che si erano collegate erano lì in attesa che lo slot si liberasse e potesse andare avanti con la richiesta successiva. Quindi era serializzato. Ad oggi, con questa nuova release, possiamo decidere quante connessioni simultanee il nostro Ollama potrà rispondere. In più, altra cosa di nuovo molto interessante, è la possibilità di caricare più modelli simultaneamente in RAM. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo un insieme di utenti, oltre che fare più domande contemporaneamente, possono anche usare modelli differenti, perché se io ho l'esigenza di utilizzare un modello di embedding per farmi il mio RAG e poi utilizzare anche, non so, Llama 3 per rispondere o per fare riassunto dei documenti, tutte le volte avrei dovuto scaricare un modello, ricaricare l'altro, e chiaramente non era proprio il massimo della fluidità. In questo caso abbiamo anche questa possibilità. E come facciamo? È semplice, perché appunto sfruttando Docker andiamo ad aggiungere due variabili d'ambiente che si chiamano Ollama num parallel uguale al numero di richieste parallele, io ho messo 4 per adesso, e poi anche Ollama max loaded models uguale a 4. Anche qui posso caricare in RAM fino a 4 modelli. Chiaramente tutto dipende dalle risorse della VM o della macchina che ospita Ollama, ok? Perché se avete 4 GB di RAM la vedo difficile, o se avete una GPU anche lì molto minimale, diventa difficile poter caricare i modelli in RAM. Detto ciò, andiamo a vedere dal vivo cosa vuol dire questa cosa, come si trasforma il tutto. Okay, grazie a Tilix, questa applicazione che ci permette di splittare in più shell la mia schermata,
possiamo andare a provare cosa succede appunto quando ci sono più shell che interagiscono con OnLlama. In questa sessione proverò a andare a valorizzare le opzioni d'ambiente numero num parallel uguale a 1 per simulare il precedente comportamento, quindi quando era sincrono, quindi rispondeva a ogni singola chiamata. Quindi faccio partire il nostro container OnLlama, ok? Come vedete qua sotto invece abbiamo una specie di top che mi mostra le risorse necessarie per far girare OnLlama sulla GPU, quindi processore della GPU, memoria della GPU. In questo caso ce ne sono 2 e quindi le risorse saranno contemporanee, no? Potremmo dividere le risorse su 2 schede. Ho tirato su il container, quindi docker ps, andiamo a vedere, ok, è su. A questo punto vado a lanciare invece la richiesta di esecuzione della command line con il modello che si chiama PHI3 Instruct, ok? È un modello molto light perché sia un pochino veloce e che possa girare un po' su tutto. Come vedete, ok, tutti quanti qua mi hanno, magari esco da qua e pulisco anche la shell così magari è più chiaro, ok? Vedete che tutti quanti hanno presentato il prompt di OnLlama che mi chiede, ok, dimmi che cosa vuoi. Qua sotto invece vediamo che quando ha caricato in memoria il modello PHI3 c'è stato un incremento qua sia di richiesta di GPU come processore ma anche di RAM, quindi stiamo usando un po' di RAM. Andiamo a fare una domanda che mi piace tanto, no? Vabbè. Dammi qualche informazione su Zabbix, ok? Lancio e come vedete la prima shell mi ha tirato fuori, mi sta tirando fuori delle risposte. Qua vedete che l'utilizzo del processore della GPU sta girando e appena finito è partita la seconda shell perché appunto il comportamento è sincrono e qua è partita la terza quando è finita la seconda, ok? Quindi come notate il comportamento era proprio inizio, finisco, parte la seconda richiesta e via così. Poteva andare bene per un'applicazione domestica o comunque per un uso un po' domestico, ma se io voglio fare delle cosette un pochino più enterprise, non potevamo usare OnLlama, ok? Quindi andiamo a provare a stoppare OnLlama e andiamo a cancellare OnLlama e andiamo a rilanciarlo in modalità con più possibilità, con la concorrenza, detto in parole povere. Okay? Quindi lo rilancio e a questo punto gli dico, ok, mettiamo già qua anche i modelli a 4 e il numero di parallelismo a 4. Lanciato, ok, adesso docker ps sta girando, pulisco lo schermo e lanciamo il nostro modello PHI3 nelle 3 shell e vediamo cosa succede. Vediamo anche il consumo di RAM, la GPU ha avuto un picco ma va bene e la RAM è la medesima, ok? Andiamo a rifare la stessa domanda che mi piaceva tanto, quindi quella lì su Zabbix, ok? Che cos'è Zabbix? La prendo e gliela faccio. Notate che praticamente è istantaneo, tutte quante rispondono a una velocità che praticamente è uguale identica, cioè non ci sono differenze. Direi che adesso non ho provato a vedere fino a quanto scala, ma è notevole. Proviamo a complicare un pochino la questione e andiamo a verificare un'altra cosa, il caricamento dei modelli. Quindi noi abbiamo 3 shell e supponiamo di voler andare a caricare 3 modelli distinti, ok? Quindi io mi riprendo la mia shell qui e gli dico, ok, nella prima mi lanci non lo so, Llama 3, ok? Nella seconda mi lanci il Phi, proviamo a lanciare il Phi 3, ok? Non riesco più a prendere la cosa, ok?
e nell'ultima ci mettiamo un bel Mixtral, ok? Quindi questi sono modelli, uno da 26 giga, l'altro da quasi 5 e un altro da 2 giga, ok? Quindi sono 3 modelli completamente diversi come peso, e teoricamente mi aspetto un incremento notevole di RAM, ma soprattutto anche l'output completamente diverso, perché sono modelli diversi e anche i tempi di caricamento, notate quanto ci mette a caricare l'Ama e Mistral, perché sono molto più grossi rispetto al Phi 3, e qua iniziamo, no, a vedere l'utilizzo della RAM. Qua è partito Mistral, l'Ama sta ancora partendo, ok, sono tutti partiti. Rifacciamo la stessa domanda, quindi qui abbiamo la situazione in cui abbiamo più richieste, sempre, ma su modelli differenti, ok? Quindi proviamo a vedere cosa viene fuori, e come notate anche qua il risultato è notevole, ok? In questo caso ho 2 GPU, quindi il lavoro viene smezzato, infatti notate qua il carico notevole su una e sull'altra, però il risultato è notevole. Sto usando contemporaneamente 3 modelli, anche abbastanza pesanti, senza problemi. Quindi quello che volevo mostrare era appunto quanto effettivamente il mondo dell'intelligenza artificiale a casa, quindi quella che possiamo testare tutti i giorni open source, stia evolvendo di settimana in settimana, perché ci sono tanti altri progetti molto interessanti che spero di riuscire a portarvi nelle prossime settimane, perché sono curioso, voglio provarli, però già adesso abbiamo tante possibilità e niente. Rimanete sintonizzati sul mio canale per vedere come va avanti la storia. Per oggi è tutto, grazie di aver visto anche questo video e mi raccomando datemi un bel pollice in su, e se non siete iscritti iscrivetevi, dai ragazzi, che mi aiutate a crescere, se non altro almeno per una specie di ringraziamento. Grazie ancora per questa settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao da Dimitri.